Con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Buon pomeriggio cari amici di Smart & Healthy, siamo sempre qui. Scusate perché io sono in video con Piero. Ciao Piero, buon pomeriggio, buona mattina, buongiorno per te. In questo mercoledì 23 aprile, dove siamo passati abbastanza indenni dalla Pasqua. Più o meno. Sì, a livello culinario in Italia non ne sono così sicuro, però vabbè. Sto ancora digerendo. Vabbè, a parte queste, a parte le battute, non vi dico subito, cari amici, che non ci soffermeremo, benché siamo uniti nel cordoglio al fatto che il Papa Francesco sia venuto a mancare nella mattinata italiana del lunedì. Non ci soffermeremo perché in questa settimana verranno fuori notizie, dichiarazioni generali, quindi noi stiamo monitorando la situazione, stiamo tranquilli, stiamo buoni. Ci sta che si tiri fuori, verrà tirata fuori qualcosa nella prima settimana di maggio. Questa è la 15ª puntata. Anche perché poi sarà una settimana talmente piena di eventi, non eventi e quant'altro, perché comunque alla fine quando muore un papa ci sono tante cose che si susseguono in una giornata, esatto, che è anche impossibile seguirle tutte. No, vabbè, ma sai, noi facendo la trasmissione a metà settimana di un evento, poi un evento storico, un evento così importante, sì, viene fuori di tutto, dichiarazioni a destra e a sinistra, quindi noi possiamo dire una cosa oggi e poi magari domani, dopodomani viene fuori altre cose di cui non abbiamo potuto evidentemente parlare, e quindi posticipiamo tutto a settimana esatto, al 30 aprile. Esatto, sei pienamente d'accordo. Senza problemi, senza stare a... Cioè, noi ci dispiace, ma rimaniamo nel limbo, in stasi. Noi parliamo d'altro oggi. Sì, decisamente. Allora, parliamo d'altro e parliamo un po' della parte smart del titolo della trasmissione. E perché? Perché comunque... diciamo che in queste ultime settimane si stanno susseguendo tutta una serie di avvenimenti che in prima battuta potrebbero sembrare i più negativi del mondo, un po' come quando era successo 4 anni fa per il Covid, 5 anni fa ormai per il Covid, mentre invece se presi singolarmente, se presi anche in maniera tale da dire vediamo che cosa se ne può tirare fuori di positivo, nella realtà dei fatti potrebbero portare a nuove occasioni anche per tante persone, poi sostanzialmente. Bene. Intanto ricordiamo i nostri riferimenti prima di addentrarci in qualsiasi discussione vogliamo addentrarci, che è www.radiocentroweb.it, Radio Centro Web Official, sia Instagram che YouTube, dove potete ritrovare le puntate passate di Smart & Healthy anche in video, pensate voi, anche in video, davvero. Anche in video. Bene. Di più che ultimamente mi sto mettendo a tradurre le puntate anche in altre lingue, di modo da ampliare un pochino lo spettro di chi eventualmente ci può seguire. Quindi, sta venendo fuori un bel lavoro. Allora, dicevamo, prego. Dicevamo, allora, come al solito si parte comunque da un
da un'ispirazione che il nostro caro buon vecchio Donny ci regala, perché ovviamente si parte dal discorso del sì, vabbè, quello sai benissimo che lui è il motore ispiratore della trasmissione. Possiamo dire che l'Italia potrebbe diventare il 51esimo, provocazione, il 51esimo stato degli Stati Uniti, non la Groenlandia. Allora, l'Italia, sì, allora ti dirò, potrebbe effettivamente, partiamo da questo, non mi aspettavo minimamente nulla di diverso da quello che è successo nella visita della Georgia a Washington. Assolutamente non pensavo sarebbe successo niente di diverso, ma da lì a diventare il 51esimo Stato, noi, visto quello che sta succedendo a livello economico nel mondo, ci andrà un attimino piano. No, vabbè, è una provocazione. Aspetta, sono di questi giorni gli accordi di Samsung e Pepsi tra proprietari delle aziende e il Messico per muovere la produzione lì. Sembra che Coca-Cola, pur di non stare indietro, pur di non essere lasciata indietro, voglia muovere la produzione in Brasile. Quello che fa ancora più scalpore forse sembra che ci siano degli accordi tra Cina e Canada per portare per forniture energetiche che taglierebbero completamente fuori gli Stati Uniti. Ma quindi in soldoni stiamo dicendo che sta accadendo l'esatto contrario di quello che voleva Trump. Cioè, Trump sostanzialmente sì, voleva mettere tutto dentro il cassetto Stati Uniti e invece stanno andando tutti via. Esatto, esattamente questo. Ovvio, da qui dalle parole ai fatti ci dovrà passare un po' di tempo, se si avvereranno come sembra che però si stiano avverando, perché ovviamente poi si tratta di portare tutte le infrastrutture nelle relative nuove basi, ma questo insegna anche che da una cosa negativa come potevano essere le tariffe imposte dagli Stati Uniti, dove guardiamo a livello mondiale, possono venire fuori nuove cose positive e nuove, tra virgolette, anche alleanze economiche. Ah beh, certo, sicuramente. Perché poi sostanzialmente quello che succede è che non mi dai più la possibilità di lavorare come avevamo fatto fino ad ora, io mi cerco degli altri clienti, sostanzialmente. Le leggi del mercato. Non ho più da una parte, vado da un'altra. Non ho più da una parte, vado da un'altra. Esatto. Perché dicevo inizialmente che questo era un po' ciò che riguarda la parte smart del titolo della trasmissione? Perché smart, no Smarties, perché sai, c'è ancora no, smart con la cioccolata, non le Smarties. Smart. Intelligente, sveglio. Esatto, perché sostanzialmente chi non si fa impaurire da quello che viene detto da tutti i mega titoloni dei giornali e da anche sostanzialmente quello che viene propinato dai mezzi di informazione, in realtà sarà quello che avrà poi successo in futuro. Certo. C'è un video molto interessante di Ray Dalio che descrive un po' questa situazione e quello che è successo in passato sulla ciclicità degli imperi, di come si sono susseguiti, e fondamentalmente
diciamo, prevede un pochino quello che poi in realtà è la situazione attuale che stiamo vivendo e che cosa potrebbe favorire un nuovo tipo di economia, il che non è poco. Va bene, dopo il Bitcoin creiamo un'altra moneta, In realtà l'hanno già fatta, perché hanno creato i BRICS, è quello che stanno facendo, stanno creando una nuova moneta a livello internazionale. Quindi... no, lì col BRICS stava facendo anche tipo una sorta di alleanza oltre che nuova moneta. Sostanzialmente sì, però poi fondamentalmente è nato tutto dal livello economico, sostanzialmente, dal cercare di togliere al dollaro quella potenza, tra virgolette, che aveva avuto fino ad ora. Ne vedremo delle belle, cari amici. Ne vedremo delle belle, sì, decisamente. È anche il fatto un pochino di appunto essere aperti a nuove possibilità, sostanzialmente, perché poi è anche quello che porta anche alle varie innovazioni che vediamo mano a mano venire scoperte, venire create a livello mondiale. Certo. Vedremo se chi la dura la vince, in questo caso, cioè Trump la sta tirando per le lunghe, la sta cercando di farla durare, ma vediamo se la dura, perché poi alla fine già intanto la pausa dei dazi l'ha voluta dire grossa, perché insomma. Sì, allora, anche lì poi va capito per bene se li ha messi in pausa solo ed esclusivamente per favorire il giochino di insider trading di cui parlavamo negli scorsi episodi, o se poi in realtà li ha messi in pausa perché ha capito che la cosa non stava andando esattamente come avrebbe potuto, diciamola così. O gli hanno fatto capire, gli hanno fatto intendere: guarda Ciccio, cala, stai buono, tranquillizzati. Guarda, non lo so se perché da quello che ho potuto capire come persona, non è una persona che si fa mettere tanto facilmente i piedi in testa, comunque si fa dire tanto facilmente cosa fare o cosa non fare, casomai è l'esatto contrario. Sì, no, certo, però sai, lui essendo un fiume in piena come lui, ogni pochino te ne tira fuori una, dici Sì, quello di sicuro. È pericoloso il suo vice, di fatto. Sai, allora, prendiamo un attimino anche l'esempio della Kamala nella scorsa amministrazione. Il vice del presidente degli Stati Uniti sostanzialmente a livello, diciamo, quantomeno internazionale conta meno di zero o quasi. Sì, vabbè, ok. Perché poi effettivamente quanto si è vista la Kamala al di fuori degli Stati Uniti nei 4 anni che è stata vicepresidente? Non più di tanto. E anche comunque a livello interno spesso e volentieri era Biden che veniva avanti, non era lei. Sì, vabbè, certo, a livello di, ma anche di carisma, io penso, perché poi alla fine il ruolo quello decisionale è quello del presidente, un po' una cosa diversa in Italia, cioè tu hai il presidente, ora la presidente del Consiglio, dove ha più poteri decisionali, non tutti, e hai il presidente della Repubblica che è comunque più carismatico, poi a prescindere dalle persone, da personaggi, ora a maggior ragione, cioè secondo me, parer mio, è più carismatico un Mattarella che una Meloni, a prescindere dal ruolo. Sì, allora teniamo conto anche del fatto che comunque in Italia un Presidente della Repubblica, per quanto importante possa essere come figura, perché comunque è lui il capo dello Stato effettivo, in realtà poi, come giustamente dicevi, a livello di poteri chi realmente, tra virgolette, comanda è il Presidente del Consiglio.
perché sì. comunque il Presidente della Repubblica ha solo una parte del potere istituzionale. Negli Stati Uniti il Presidente della Repubblica è considerato il comandante supremo, non solo a livello civile ma anche a livello militare. Sì, sì. Quindi è un po' più non importante, ma è comunque un po' più coinvolta come figura. Certo. A tutti i livelli. A tutti i livelli a quel punto, sì. Diciamo che tendenzialmente buona parte delle decisioni sono sue, fine. Non esiste oneri. Oneri e onori, quello di sicuro, perché comunque devi prendere anche le responsabilità poi delle decisioni che prendi e le relative conseguenze. Quello, su questo non ci sono dubbi. Ti prendi gli applausi quando va bene, ma ti prendi anche i fischi quando fai una bischerata. Giustamente. Quando metti il pecorino nella carbonara ti prendi gli applausi, quando metti il ketchup sulla pizza meglio perdere provarlo. Prendi anche qualche scappellotto oltre ai fischi, però mi sembrerebbe il minimo. Bisognava tirar fuori l'aspetto culinario. No, su questo non ci sono dubbi, no, tutto, però se vogliamo poi parlare anche di aspetto culinario, parliamone, nel senso che poi tutto quello che sta succedendo comporterà anche un aumento dei prezzi a livello culinario, proprio dei singoli alimenti. Su questo purtroppo. Certo, su tutte le cose, tutti i prodotti di esportazione, ma anche di importazione per gli Stati Uniti, perché io che importo merce orologicamente dall'Europa, visto che se fossi americano, il mio presidente ha alzato i dazi sia in entrata che in uscita, anzi ora no, solo alla Cina. Vabbè, non dobbiamo importare gli Stati Uniti, sì, no. Lasciamo perdere come stanno reagendo i cinesi, perché sono veramente dei minuti. Stanno rimandando i Boeing negli Stati Uniti. Sì, ma a parte quello, non so se lo sai, stanno girando dei TikTok qui negli Stati Uniti in cui i cinesi fanno vedere quanto effettivamente i grandi marchi tipo Louis Vuitton, Ferragamo, Armani e compagnia bella, quanto spendono effettivamente per produrre le... che poi sono europei. Sì, no, sono europei, però ci sono anche marchi comunque statunitensi nel giochino, vedi Nike, vedi Adidas e compagnia bella. Nike stanno facendo effettivamente vedere quanto spendono e a quanto poi rivendono le varie cose. Sì, no, quindi anche se aumenta dazi, dice pace, insomma, nel senso, sì, aumenteremo un pochino il prezzo, ma ci cambia poco. La Nike, vi consiglio, che è nata negli Stati Uniti, ha avuto nel sud-est asiatico la produzione, ma fin dagli inizi, perché una biografia che vi consiglio di leggere, L'arte della vittoria, molto bella, dove parla, è uno dei due fondatori, perché uno era Bowerman, che tra le tante è stato l'allenatore di Prefontaine, famoso atleta britannico morto in un incidente stradale in Oregon, e l'altro che non mi ricordo mai come si chiama, dopo la pausa poi ricercarlo e ve lo dico, e infatti l'ha scritta lui, e parla come all'inizio come è nata poi la Nike, che insomma si sono unite queste due menti, che Bowerman faceva gli esperimenti sulle scarpe, sui suoi atleti, certe volte andava benissimo, certe volte distruggeva i piedi insomma, e alla fine funziona così, Sì. E la produzione iniziale era, tra le tante, la Nike prima di essere Nike è nata come produzione delle ASICS,
che erano le Onizuka Tiger, giapponesi tra l'altro, giapponesi, che esistono ancora le Onizuka Tiger come tali, e poi da lì si sono divisi, insomma lui si è separato dalla produzione, ha creato la sua linea, ha creato la Nike, poi via dicendo. Quindi io vi consiglio poi di leggere la biografia, assolutamente, che merita. Bene, detto questo, siamo arrivati in pausa, caro Piero. Perfetto. Così almeno io mi vado a cercare, così vi do tutti i riferimenti del libro, ve lo faccio vedere anche a video, così almeno insomma, vedete qual è, e noi torniamo tra pochissimo. Stammi a cuore, stammi pronto per la seconda parte, caro Piero? No problema. No problem, ok, a tra poco. A tra poco, ciao. Bene, eccoci rientrati, caro Piero. Ho trovato il libro, eccolo qua, ve lo faccio. Chi lo vede in video lo vede accanto alla mia faccia, se no ve lo dico io. L'arte della vittoria di Phil Knight, autobiografia di uno dei fondatori della Nike. Eccolo, quindi se lo volete, edito Oscar Mondadori, se lo volete comprare lo trovate dove volete, su qualsiasi piattaforma. Basta, stop. Non dico più nulla, no, ma fare pubblicità il libro, no, era per dirvi che insomma l'ho ritrovato, ecco. Quindi dicevamo, caro Piero, perché abbiamo parlato di tutto di più, su produzioni e non produzioni che vanno via dagli Stati Uniti, la Cina che si fa le risate, le grasse risate per queste scelte di Trump su questi cambiamenti, queste scelte, questi cambiamenti senza ombra di dubbio. Diciamo che la Cina sta fondamentalmente beneficiando in maniera molto intelligente da questo punto di vista delle conseguenze delle tariffe imposte dal presidente americano, quello sì. E come si diceva prima, stanno facendo di intelligenti. Beh sì, direi proprio di sì. Direi proprio di sì, perché comunque, volenti o nolenti, insomma, le produzioni nel sud-est asiatico, nell'estremo oriente, sono bassissime, ma aiutatemi a dire bassissime, quindi l'aumento dei dazi sì, farà aumentare i costi, i prezzi, però... Allora, sì e no, nel senso che comunque, se si guarda soprattutto anche per esempio il caso della Boeing, la Cina sta anche dicendo: io taglio tutti gli ordini, mi importa assai, e le autoproduce, o me li autoproduco o vado a contattare altri tipo Airbus e mi faccio fare le stesse ordinazioni a loro, che è un pochino il giochino che mi ero divertito a fare poi dopo le scorse puntate un po' su ChatGPT, e avevo provato a ipotizzare una possibile esclusione degli Stati Uniti da parte dell'Italia, che non sarebbe una cosa del tutto... ma ora come fanno a essere esclusi? Ah no, esclusi dai dazi, però vabbè, perché... No, esclusi a livello mondiale, mettiamola così. Donald e Georgia sono migliori amici, migliorissimi amici, come diceva il tuo padre. Mettiamola così, perché secondo me la Georgia non sta agendo in maniera smart. Ma forse sì. Ma guarda, non è il fatto che Martin agirebbe in maniera smart se facesse in modo di cominciare a implementare quel processo di cui si parlava negli scorsi episodi. Sì, siamo d'accordo, ma quello è smart per la popolazione italiana, per lo Stato italiano, ma smart certo. a pro suo? Capito? Smart a pro suo non lo so quanto, perché ma è un'arma a doppio taglio, molto doppio taglio. Quello sicuramente. Come questa storia dei dazi è un'arma a doppio taglio pazzesca per Trump, perché
e già un po' lo sta dimostrando questa cosa. Boh, non lo so, guarda, non mi convince più di tanto questa amicizia. No, allora, di sicuro quello che, almeno l'impressione che ha dato qua da quei filmati che si sono visti, è che lei sostanzialmente sia andata lì molto umilmente, e che poi succo è quello che Trump vorrebbe da tutti. Cosa ci può essere dietro? Questo è un altro paio di mani. Ah, ok. Vabbè, Trump vorrebbe che tutti fossero ai suoi piedi. Sì, no, è appunto, per cui lei ha fatto solo ed esclusivamente quello che lui voleva che facessi. Al contrario degli scandinavi che hanno iniziato a boicottare. Sì, e secondo me torno a ripetere, purtroppo detta male, ma è il modo migliore. Ma allora, cinesi e quant'altro. Ma tu allora faresti un boicottaggio anche a livello informatico, giusto? Sì. Beh, già noi lo stiamo facendo con Telegram, perché dovete sapere, chi ci ascolta in radio, la nostra videochiamata, che poi è quella registrata e va su YouTube, la stiamo facendo con Telegram, che non è americano. Sì, no, non è americano, è comunque un messenger sicuro, per quanto ci possono essere messenger sicuri. Sì. Come ho sempre sostenuto, non è tanto la tipologia del mezzo che usi, ma è chi lo usa. Poi dimostra quanto può essere valido o meno un mezzo piuttosto che un altro. Sì. Boicott anche a livello informatico? Sì, anche perché sostanzialmente poi i due grossi giganti che hanno sempre, tra virgolette, monopolizzato il mercato sono americani sostanzialmente, perché sia Microsoft che Apple alla fine sono americani. Certo, certamente. Per quanto poi buona parte delle produzioni siano all'estero e quant'altro, call center, paesi del sud-est asiatico piuttosto che, però alla fine anche un boicottaggio di quelle aziende non sarebbe assolutamente. Quindi iniziamo a non usare più Chrome, non usiamo più Google per le ricerche, mi dispiace, non dovrete usare più ChatGPT. Ci sono tante alternative altrettanto valide. Sì, che poi non hanno neanche colpa loro. Non hanno colpa loro, però fondamentalmente quello che sta succedendo, e me ne sto rendendo conto anche leggendo notizie sul web piuttosto che, è che gli Stati Uniti stanno diventando sempre più isolati a livello mondiale, nonostante proclami trionfalistici e quant'altro anche di conoscenze comuni. Quindi sostanzialmente diventa un attimino più complicata la situazione. Sì, ma infatti ora voglio vedere come si muoverà, perché è vero che ancora non è stato fatto niente. Come dicevamo all'inizio puntata, sulla questione Papa ne parleremo settimana prossima, perché tra le tante non è detto, perché sì, ci sarà il funerale presumibilmente domani o domani l'altro, voglio vedere, sì, penso domani, che insomma giovedì e non venerdì, perché il 25 aprile insomma tutte le fai un funerale di Stato, perché poi alla fine si tratta, sì, con una festa di Stato in concomitanza, non credo, quindi o giovedì, quindi o lo fanno domani, se non è stato perché ora noi ci siamo oscurati da tutte le notizie, le riprenderemo in mano, però insomma vabbè, infatti riprendiamo la settimana prossima. Diciamo, di sicuro, essendo un funerale di Stato, dubito che lo faranno il 25 aprile, su questo sì, diciamo che possiamo essere quasi certi. Scongiurata come cosa, scongiurata, sì, se verificato o meno, perché almeno mi sembrerebbe strano, sarebbe molto strano, perché
comunque... No, allora di base sono 3 giorni di lutto, però... Sì. No, le forze armate sono impegnate, sarebbero impegnate nelle varie parate, nelle varie feste legate alla liberazione, che essere messe anche per un funerale. Però non è detto, perché non è da escludere effettivamente. non è detto che ma stavo riferendo una cosa, non è detto che settimana prossima nella nostra puntata del 30 ci sia già il nuovo Papa, non è detto, perché hanno 15 giorni cardinali per votare, quindi sì, è vero anche o no. Allora, è vero anche che dovrebbero trovarsi d'accordo su un unico nome al primo giro. No, la vedo duretta. In 131 più o meno ho letto, perché sono 256 cardinali, votano solo quelli sopra gli 80 anni, quindi sono 131, però devono vincere per 2/3, ecco perché ci vuole 15 giorni di votazione. E poi al primo turno fanno una tornata sola il primo giorno fanno una tornata sola ai voti, le altre fanno 2, 3, fino a 4 tornate, quindi sì, no, allora, diciamo che finché realisticamente ci vorranno almeno forse quasi un mese. No, come cosa no, 15 giorni hanno per votare, poi per metterlo, per votarlo, sì, poi che venga preso Mister X, Papa X e messo in carica, effettivamente un po' avviene un po' come tutte le cariche, ma pensa Trump che è stato eletto e è poi operativo dopo quanto? Dopo quasi dunque, viene eletto il 1° di novembre e poi che diventa effettivamente operativo il 1° di gennaio, quindi un paio di mesi. Un paio di mesi, quindi sì, quello che stai dicendo te è giusto, però l'elezione vera e propria avviene in 15 giorni, ma non è detto che noi settimana prossima potremmo raccontare o meno di questa nuova elezione, non si sa. Del nuovo Papa, vedremo. Ci sta di sì, ci sta di no, e quindi rimanderemo tutto alla settimana successiva ulteriore. Va bene. Una cosa alla volta. Sì. Una cosa alla volta. Sarà interessante anche vedere come si svilupperanno le cose. Esatto, un po' come i dazi. Esatto. Più che altro vorrò capire come si muoveranno i elettori di Trump, perché la maggior parte sono cattolici, quelli che hanno votato Trump, giusto? Sono cristiani, non sono cristiani. Il cattolicesimo è una non minoranza, ma comunque è solo una parte delle correnti che vengono seguite, quindi sai, alla fine anche la scena del vicepresidente in Vaticano, che all'inizio non è stato ricevuto direttamente dal Papa, ma che è stato ricevuto da però sai, su quello potrebbero esserci motivi di salute, poi se l'ha fatto per altri motivi che non sapremo evidentemente mai, perché esatto, sì, perché purtroppo non ci sarà modo di saperli. Sì. Io sono più propenso alla seconda ipotesi, non so come mai, ma ce l'abbia fatta apposta. Sì. Ma più che altro per i discorsi che facevamo prima, che non conta niente. Un po' per quello, un po' anche per le ultime uscite che effettivamente sono state molto infelici. Sue diciamo sue non del suo capo tra le tante, però diciamo che tendenzialmente credo che sia stato fatto abbastanza apposta, sostanzialmente. Sì. Non dico quasi per mancanza di rispetto, ma quasi. Certo. Allora l'ananas sulla pizza è una mancanza di rispetto. L'ananas sulla pizza è un abominio, letteralmente. E te che gli dici agli amici che mettono prendono la pizza all'ananas?
Per fortuna non abbiamo amici che prendono la pizza all'ananas. No, chi mette la pizza sull'ananas non è mio amico. No, per fortuna abbiamo amici che capiscono diciamo, il gusto e il sapore del cibo italiano in maniera corretta. Mettiamola così. Sì. Penso di sì. Oppure diceva, no, ci sono vari account perché insomma prendono in giro gli stranieri che provano a cucinare italiano, tipo spezzare gli spaghetti, mettere il ketchup nella pasta al posto del pomodoro. Tra le tante anche Lino Banfi ha fatto una cosa simile. Non è che Lino Banfi cucina, c'era quello americano che provava a cucinare italiano e Lino Banfi e che faceva questo abomino, rimaneva esterrefatto e diceva: oh, ma stai facendo? No, allora, diciamo la grossa differenza è che comunque se vuoi vendere anche tra virgolette cibo italiano devi comunque cucinarlo all'americana, non è sostanzialmente il cibo italiano è fatto così, te lo metti così. Soprattutto nei ristoranti cercano comunque di andare verso il gusto locale, il che non è proprio il massimo della vita. Faccio un esempio stupido: il calzone che noi siamo abituati a riceverlo già con il pomodoro che ci deve andare sopra o comunque all'interno, qui te lo portano con il barattolino di pomodoro esterno e ce lo può cucinare dentro. Questo per farti un esempio proprio da tutti i giorni, diciamo così. Non è proprio il massimo, effettivamente. No, guarda, chi vede in video mi ha visto fare una faccia che vabbè, ci sono delle aberrazioni e vabbè, lasciamo perdere. Però è così, e nonostante questo per fortuna riconoscono che comunque il cibo italiano è valido e ne vale la pena. Sì, poi magari qualcuno sa anche cucinare, ma la maggior parte cerca di scimmiottare una cosa che non è cibo, non è un piatto italiano. Ma ti dico, una delle un paio di mesi fa avevo letto un post su Reddit in cui uno proponeva una ricetta delle lasagne fatte con i pancake. Al posto della pasta sfoglia. Al posto della pasta sfoglia. Della pasta, non della pasta. La pasta, sì. Fatta con i pancake. Allora non è una lasagna. No, però sostenevano che era una ricetta italiana. Perché? Mannaggia! Perché non sanno che cosa si parla quando si parla di cucina, purtroppo. Di cucina in generale, poi di quella italiana. Sì. Importeremo, anzi esporterò libri di cucina italiana o europea. Dovete seguire alla lettera, cari, dovete seguire alla lettera. Guarda che però potrebbe costarti tanto l'esportazione in questo momento. Me lo metto in borsa, uno alla volta. Potrebbe essere un'alternativa. Uno e lo riproduco negli Stati Uniti. O metto tutto su PDF e lo stampo negli Stati Uniti. Potrebbe essere una valida alternativa, guarda, effettivamente non si sa mai. E chi non segue la lettera, allora vedi che ora io non seguo i programmi di cucina tipo Masterchef, roba simile, però allora ha ragione Cannavacciuolo a tirare le facce. Gli scappellotti, sì, decisamente. Negli Stati Uniti si toglierebbe la voglia. Direi abbastanza, sì, più che altro perché effettivamente ogni tanto devi fare quegli abomini che sono allucinanti. Cannavacciuolo si sloga il polso dopo una settimana di scuola di cucina in America. Non sarebbe da escludere, anzi, ma probabilmente anche prima di una settimana, effettivamente. Sì, a forza di dar passo. A forza di dargliene, esatto. Di dare dei sommommoli incredibili.
Vabbè, insomma, diciamo che questo ci dà modo di parlare di qualcos'altro, di cibo, però insomma la cucina è una cosa seria, non puoi, cioè è vero che io ho lavorato in cucina sia come lavapiatti, come aiuto cuoco, ho imparato a cucinare, e il cuoco, e uno degli ultimi cuochi con cui ho lavorato mi diceva: guarda che se non sei schizzinoso ognuno può fare il cuoco, sì, ma secondo me ni proprio, cioè tu fai un piatto, te lo mangi perché l'hai cucinato te, hai fame, però se devi proporlo ad altre persone o magari venderlo, insomma, questo diciamo che devi saper abbinare correttamente i sapori, sì, che siano spezie piuttosto che altri elementi, ma comunque devi saper abbinare correttamente i sapori, e quello effettivamente non è da tutti, ma perché non si mettono a studiare, semplicemente, né più né meno, che basterebbe sapere che insomma è vero che l'agrodolce è buono, ma l'agrodolce, non il dolce, cioè il dolce è un dolce, ma non lo vedi per salato, invece vero. Cioè io non posso, ritornando alla pizza sull'ananas, io non posso vendertela come pizza salata e poi è dolce, che poi è vero che l'ananas è uno dei pochi frutti che ci può stare, per carità, perché non è così dolce, a parte dipende dalla maturazione. Sì, però è vero anche che comunque è un po' esagerata la cosa. Sì, sto dicendo noi si mangia anche la pasta col limone. Ma sì, ma è un altro discorso. Col limone, però è una cosa diversa. Ma è un altro discorso. È un altro discorso perché anche i formaggi con il miele, no? Te crei un contrasto con il forte, perché il formaggio evidentemente deve essere forte, e ci metti una base comunque dolce. Poi certo, se metti una pentalata di miele va bene, se ne va a mettere un pochino, ok? E su questo siamo... Dipende da quanto ti piace il miele, sostanzialmente. Sì, va bene. Però il discorso del ananas, della marmellata sulla bistecca, ma quello è più tedeschi, lo facevano più tedeschi. Cioè, vuoi dare un contrasto? Non lo dai il contrasto perché fai una schifezza. Il contrasto deve essere mangiabile. Se ci metti magari, come fanno nel nord Europa, e usano molto la senape, che è una... Per esempio, in Germania, a Monaco, hanno la senape, quella dolce, ok? Su una carne fatta forte nel senso brasciata bene, ci sta anche, perché comunque ti dà un contrasto. Ma la pizza di per sé non è nata per avere contrasti troppo forti. E poi contrasti verso il salato, cioè fai una base magari insipida e ci metti pomodori e acciughe, e allora hai un contrasto. Ma se no, il contrario, no. Decisamente perché abbia mangiato un contrasto, ma questo gli americani non ce l'hanno, un contrasto, mangiare una pizza con il salmone e con l'aceto balsamico, la glassa di aceto balsamico. L'aceto balsamico è un po' dolciastro, però fino a un certo punto ci stava bene, salmone salato e aceto balsamico, però era un minimo. Invece l'ananas ci mettono delle sleppe allucinanti, sì, esatto. Bene, Piero, che fanno il pollo con la pasta. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Senti Piero, siamo arrivati in fondo anche oggi, caro, a parlare così il tempo passa. Dovremmo inventarci una puntata più lunga, come avevamo parlato, ma a cortocircuito con Andrea. Noi dobbiamo fare una puntata al mese, dobbiamo farla di un'ora e mezzo, perché noi ci divertiamo tanto, parliamo tanto, e quindi si può anche organizzare, non è un problema assolutamente. La volta che torni in Italia si fa la puntata di Smart and Healthy in studio, tutti e due in studio, si fa di un'ora e mezzo.
Perfetto, benissimo, aggiudicato. Vai. Bene, grazie Piero anche per oggi, perché questa è la 15ª puntata di Smart and Healthy, l'arte di essere fit senza fare la fame. Vabbè, ora in questo periodo la fame, ragazzi, no. Di sicuro non si fa, non saremo fit, ma neanche fare la fame. E detto questo, noi torniamo a maggio, il 30 aprile, scusate. Sì, perché oggi è il 23, quindi il 30 di aprile. Esatto. È la settimana che intacca maggio, che è a cavallo tra aprile e maggio, però è ancora aprile. Quindi detto questo, noi vi salutiamo, vi rimandiamo ai nostri social, al nostro sito internet. Mi raccomando, andate a risentire le puntate vecchie, così almeno vi fate un'idea nel nostro format, che è arrivata la 15ª puntata con quella di oggi. Iscrivetevi al canale YouTube, non fate gli iscritti, tanto le gratis. No, veniamo a prendervi uno per uno e vi facciamo iscrivere al canale. Esatto. E a mettere like a ogni video. Detto questo, vi salutiamo, ci vediamo con Piero mercoledì prossimo, ci sentiamo con voi ugualmente mercoledì prossimo E via. alla prossima, ciao.